Ciao, sono Edward e oggi stiamo per cucinare una ricetta tipica della mia terra che si chiama mofongo a modo mio. Gli ingredienti che ci occorrono sono cozze, vongole, aceto di lampone, aglio, burro, gambero, avocado, platano, lime, scalogno, pomodorini e uova. Adesso partiamo con la preparazione della bisque, quindi ci serve una pentola e andiamo a tostare le teste e i carapaci del gambero. Quindi giustamente lo puliamo. La cosa più importante è togliergli gli occhi perché dà un sapore amaro ed diventa nera la bisque. Il gambero lo teniamo da parte, gli diamo una lavatina che ci servirà per utilizzarlo come garnish alla fine. Mettiamo a tostare adesso il nostro capace, un po' di erbe aromatiche. Facciamo tostare per un 3-4 minuti. Mettiamo il nostro scalogno. Iniziamo ad aggiungere il nostro pomodorino. Lascio tostare il tutto ancora per 10 minuti. Adesso ci portiamo avanti con la frittura del platano, elemento principale per il mofongo. Tagliamo le due estremità. Filiamo uno qua. Eccoci qui. E un altro qua. Questo lo insegna la nonna. Prima di tagliare il platano andiamo a scaldare l'olio. Eccoci qua. Eccoci qua. E questo me l'ha insegnato a fare mia nonna perché io adoro il platano, quindi lei mi ha insegnato come si utilizza in tutte le salse, in tutte le maniere. Adesso mettiamo all'interno dell'aglio che deve aromatizzare tutto l'olio, perché questa è la caratteristica del mofongo, e lì è il trucco. Iniziamo ad inserire il nostro platano. Quando scopriamo che è pronto, lui inizia a diventare dorato e piano piano inizia a salire su. Quando inizia a salire su vuol dire che è pronto. E adesso andiamo a fare delle garnish con il platano per andare a utilizzare alla fine del piatto. Qui. E così è abbastanza, e questo lo mettiamo da parte. Adesso frulliamo la nostra bisque. E la nostra bisque. E adesso tiriamo fuori il nostro platano. Saliamo minimamente, ok? Ma salati sempre da caldi e li facciamo riposare da parte un attimo. Quindi prendiamo un mortaio, qua, iniziamo piano piano a schiacciare. Mettiamo l'aglio che abbiamo fritto praticamente. Aggiungiamo un tocchettino di burro. Qua.
volta che abbiamo fatto questo lo giriamo tutto con un cucchiaio, capiamo la consistenza giusta, ok, e aggiungiamo un pellettino di olio di oliva. Continuiamo a mescolare. Ok, perfetto. Prendiamo un coppapasta e un piatto che già ho messo la pellicola su. Appoggiamo, utilizziamo un cucchiaio. Una volta che le abbiamo dato la sua forma, lo lasciamo riposare. Adesso ci portiamo avanti a fare la crema di vongole. Prendiamo una bella pentolina e mettiamo delle erbe aromatiche. Mettiamo pomodorini qua e uno qua. Mettiamo un po' d'olio d'oliva e facciamo rosolare un attimino le nostre erbe. Mettiamo le cozze, ok, e dall'altra parte mettiamo una bella quantità di vongole veraci perché ci serviranno per fare la nostra crema. Mano a mano che si aprono iniziamo a tirarle fuori. Andiamo a frullare le nostre vongole e iniziamo innanzitutto, la cosa più importante, a pulirle. Meno piacevole, ma tocca anche sporcarsi le mani ogni tanto. Quindi aggiungiamo un pizzico di olio d'oliva, così qua. Adesso andiamo a creare una cremina. Prendiamo un colino e una bowl per filtrare la nostra salsa, la nostra crema alle vongole. Adesso prendiamo l'exantana e andiamo a tirare la nostra salsa. Ok, la lasciamo riposare. Le nostre chip di platano adesso andiamo a darle un tocco particolare. Solo a temperatura giusta, quindi ok, saliamolo minimamente da caldo, che lo lasciamo riposare e adesso facciamo la nostra maionese. E adesso puoi aggiungere quello che vuoi, quindi aggiungi un po' di sale, un po' di pepe, ok, un po' di lime, proprio un goccetto proprio. Andiamo ad aggiungere una goccia di aceto di lamponi per dargli sempre un tocco di acidità e tagliamo il nostro avocado. Voilà, magia. Eccoci qua. Prendiamo adesso una forchettina e lo schiacciamo per aiutare la nostra maionese a non continuare a frullare senza senso. Aggiungiamo un pizzicchetto di olio d'oliva, proprio una goccia perché già abbiamo tanto olio nella maionese. Lime e chiudiamo con una gratinata di scorza di lime. Quindi aggiungiamo il nostro avocado.
La nostra maionese è finita, adesso andiamo ad impiattare. Prendiamo il nostro piattino, andiamo, lo giriamo di questa parte, prendiamo un copapasta più piccolino e facciamo un foro laterale. Ecco. E la nostra bisque andiamo a metterla all'interno. Ok, prendiamo le nostre cozze, ok, collochiamo i nostri gamberi in questa maniera. Vediamo, così, un po' di erbette, ok, allora ok, e mettiamo un pochettino qui e uno qua, ok. Questa è la mia rivisitazione del mofongo alla domenicana. Provatela anche voi, vi divertite ed è molto buona. E ci portiamo avanti e dopo, no scusa, lasciamo riposare. No, questo non c'entra niente, questo intanto che va lì dopo me lo mangio io. E spumaci.